Ciao a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo Io sono Andrea. e oggi vi parleremo dei droni FPV. Ultimamente si sta sempre più sentendo parlare dei droni FPV. Con questo video vogliamo aiutarvi a capire meglio il mondo delle FPV, come si differenziano dai droni tradizionali e come si inizia. FPV è l'acronimo di First Person View, sono cioè dei droni che ci offrono un'esperienza di volo molto più immersiva perché devono essere pilotati tramite dei visori, questi qui. Inoltre rispetto ai droni commerciali non sono stabilizzati e questo ci consente di eseguire delle manovre molto più rapide, veloci e anche acrobatiche. Come potete vedere, noi abbiamo iniziato a costruirci i nostri primi droni. Questi sono degli FPV da 5 pollici, siamo a un buon punto. Quindi in questo video noi vi spiegheremo principalmente quali sono i pezzi da comprare per poter iniziarlo a costruire. Prima di iniziare a costruire un drone, il nostro consiglio è quello di iniziare a pensare al telecomando e al visore, perché in base a questi due accessori vanno poi a cambiare le riceventi che troveremo sul nostro drone. Noi abbiamo iniziato la nostra esperienza acquistando prima di tutto la radio, che sarebbe il telecomando del drone, il radiocomando. Con questa qua potete esercitarvi al computer con i vari simulatori che ci sono disponibili in rete, che vi aiuterà molto nei primi voli, consentendovi di imparare facendo degli errori, ma senza fare dei danni oppure perdere il drone. Ci sono diversi tipi di radiocomando, noi abbiamo scelto questo che è molto compatto, che faceva al caso delle nostre esigenze, variano in base anche alle frequenze con le quali lavorano e il range al quale volete spingervi di distanza con il vostro drone. Una volta acquistato il telecomando e quindi fatte ore e ore di pratica, si può iniziare a pensare a quali pezzi acquistare per poter costruire il proprio drone. In commercio ci sono anche dei droni già prefabbricati, anche la DJI stessa ha creato il proprio FPV, però se vi volete divertire e creare qualcosa di vostro, vi consigliamo di costruirvelo direttamente. Il pezzo più importante è il telaio. I telai sono di diverse misure e anche di diversi materiali, quindi si parte da telai molto piccoli fino ad arrivare anche 7-10 pollici. Ovviamente la dimensione del telaio dipende molto dall'uso che si vuole fare. Se per esempio si vuole spostare in appartamenti o comunque in interna, vi consigliamo un drone molto più piccolo. Se invece volete fare landscape o comunque paesaggistica, anche un 5 pollici va più che bene, tenendo conto che ogni drone poi andrà a reggere un action cam posizionata sopra, quindi più grande l'action cam posizionata sopra, più il telaio dovrà essere grande e resistente. Nel nostro caso abbiamo preso un 5 pollici in carbonio, che sarà poi lo scheletro dove verranno montati tutti gli altri pezzi. Un'altra scelta molto importante da fare sono i motori. Questi sono dei motori brushless che sono molto potenti e devono essere scelti in base alle proprie esigenze e al tipo di volo che si vuole fare. Ci sono dei motori infatti che sono molto potenti per voli acrobatici oppure per il racing, invece ci sono degli altri motori che sono un poco meno potenti, ma più fluidi per chi vuole fare come noi dei voli cinematici. La potenza del motore è indicata con la sigla KV, che sta a indicare la velocità del motore stesso. Più è alto, più è spinto, più è basso tende a essere più fluido e meno potente. Sui nostri motori dobbiamo montare le eliche. Anche questo è importante sceglierle per bene perché sono disponibili in varie dimensioni, vari materiali e anche varie inclinazioni e tipi di pale. È importante scegliere il materiale corretto per il nostro volo, infatti sono disponibili in plastica, in carbonio e in altri tipi di materiali. Passiamo a uno dei pezzi più importanti del nostro FPV che è l'unità video. Questa permette di vedere attraverso i nostri occhiali e va montata sul drone. Quindi ha sia la funzione di mostrarci ciò che stiamo vedendo, sia anche quella di registrare direttamente il video. Però nel caso di FPV si preferisce poi aggiungere un action cam o comunque una telecamera supplementare per avere una ripresa, una qualità molto più alta. Di queste telecamere ne esistono vari tipi, ci sono sia quelle digitali che quelle analogiche, tutte devono essere però compatibili col tipo di occhiali che noi vogliamo acquistare. È costituito quindi dalla telecamera, la scheda madre centrale più c'è la ricevente che permette di comunicare con gli occhiali. Questa quindi si posizionerà
all'interno del nostro drone e ci permetterà di vedere dove stiamo andando. La telecamera è dotata di un'antenna che permette di ricevere il segnale e comunicare quindi con gli occhiali. L'antenna default nel nostro caso ha dei limiti di distanza, per questo motivo per poterla ampliare ho deciso di modificare l'antenna e comprarne due più lunghe in carbonio, queste sono le migliori in commercio, che permettono di aumentare il range di distanza e di comunicare anche a distanze elevate con gli occhiali senza perdere il segnale. Tornando a parlare di antenne, questa volta vediamo quella per il nostro radiocomando, che è questa qua. Noi abbiamo scelto il sistema Crossfire, che è uno dei migliori per quanto riguarda il range di distanza con il quale ci permette di volare. Questa è la nostra antenna e questa qua invece è la ricevente che poi andremo a saldare sul nostro flight controller. Un altro accessorio supplementare che si può comprare per l'FPV è l'unità GPS. Questo permette a noi di rintracciare e capire dove è il drone e in caso di perdita di ritrovare il drone. Questo si applica nella parte posteriore del drone e in caso di perdita emetterà anche un segnale. Quindi noi abbiamo scelto un'unità M10 che è quella più aggiornata attualmente. Questa unità permette di, oltre che a ritrovare il drone in caso di caduta, anche di farlo tornare alla base. Nel momento in cui c'è una perdita di segnale, il drone potrà tornare automaticamente al punto di partenza. Tutti i pezzi illustrati fino ad ora poi vanno collegati nella parte centrale del nostro drone. Questa parte si chiama stack. Questo è lo stack che abbiamo scelto, che è uno SpeedyB F7, una marca che noi abbiamo scelto perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo stack è diviso in due pezzi a sua volta che corrispondono al flight controller, dove sono saldati tutti i vari accessori di cui abbiamo parlato, l'esplosione dei motori, e poi l'ESC, che sarebbe l'unità che controlla i motori, dove verranno saldati qui, e la batteria da quest'altra parte. Di questo pezzo ci sono ovviamente varie qualità e deve essere scelto anche questo in base a quello che vogliamo fare, a quanto vogliamo spendere il nostro budget. I droni più piccoli, ad esempio, questo pezzo è ridotto ad un'unica scheda, vengono saldati sia i motori che tutti quanti i vari accessori. Ovviamente il drone va alimentato, in caso di FPV la batteria va montata esternamente al drone. Abbiamo diverse tipologie, le LiPo e le Lion. In questo caso abbiamo la LiPo e la Lion. La LiPo permette più velocità nei movimenti e più potenza rispetto ad esempio ad una Lion che permette invece un long range, quindi una maggiore durata. Caratteristiche da vedere nelle batterie sono anche il numero di celle. Abbiamo le 3, le 4 o le 6 celle. Maggiore sarà il numero di celle, maggiore sarà la tensione, maggiore sarà la potenza. Oltre al numero di celle va considerando anche la capacità della batteria. Ovviamente con tutte le batterie maggiore la capacità, maggiore è la durata della batteria stessa. Poi oltre alla capacità abbiamo anche il numero di scarica che è indicato sulla batteria, che ci permette di capire la reattività della batteria stessa. In questo video vi ho mostrato cosa sono i droni FPV, da dove partire e quali pezzi acquistare per poterselo costruire. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto commentatelo ovviamente e ci vediamo al prossimo.